Allora, la mia fissa per uno stabilizzatore, per un gimbal, risale a molto tempo fa. Ho sempre avuto particolare interesse a quella bella immagine cinematografica che ti permette di ottenere una camera stabilizzata. Il primo gimbal o gimbal risale appunto al DJI Ronin, quindi una di quelle versioni, quella col valigione grosso così, un mega telecomando. Sembrava praticamente di partire per non so che cosa, soltanto per portare un gimbal. Bisognava avere questa roba qui che sembrava una roba veramente spaziale. Lo usavo? Sì, l'ho usato poco, l'ho usato per altri contenuti, ovviamente dal sapore più professionale, e mi permetteva di ottenere dei risultati incredibili. Poi sono passato al Zhiyun Crane 2, è un oggetto che custodisco con molto piacere a casa e lo utilizzo con determinate camere in altre situazioni. Poi sono passato successivamente ad un altro gimbal, Zhiyun M2S, se non sbaglio si chiama così. Era estremamente compatto e mi ero illuso che questo gimbal potesse rappresentare la soluzione utile per me, perché veramente era compatto, lo potevo mettere nella mia borsa fotografica e all'occasione mi ero illuso di poterlo montare, settare velocemente e quindi essere immediatamente operativo. Dopo circa 10 mesi di utilizzo mi sono reso conto che non era così. In molte situazioni avevo la necessità di essere estremamente rapido, di fare la calibrazione, però la calibrazione a volte ero sotto la pioggia, a volte ero su un terreno sconnesso e praticamente non c'erano le condizioni per poter dedicare quel tempo a una calibrazione che ne richiedeva fin troppo e io avevo già perso la scena. Avevo utilizzato la prima versione dell'Osmo Pocket, la 1, non mi aveva particolarmente soddisfatto, è arrivato il sensore da 1 pollice. Con la versione 2024, quindi il Pocket 3, è arrivato il sensore da 1 pollice e ho iniziato a utilizzare questo aggeggino qui. Il suo esordio, devo dire, è stato in Marocco. Vi faccio vedere delle immagini per rendervi conto che quel tipo di ripresa, quindi quello stile anche in slow motion a 240 fotogrammi per secondo, ti dà la possibilità davvero di ottenere qualcosa dal sapore assolutamente diverso. Devo aggiungere che questo oggetto qui più lo usi e più ti rendi conto che non riesci a farne a meno, proprio perché è piccolo, te lo metti in una tasca e lo tiri fuori, nel mio caso dalla borsa, anche dalla borsa da serbatoio, e in pochi secondi, io direi 3 secondi, sei immediatamente operativo. Cioè hai un gimbal a 3 assi motorizzato, in 3 secondi immediatamente operativo. Io ho preso la versione combo, è una versione con una serie di aggeggi, non entro più di tanto nel dettaglio, ma hai la possibilità con la batteria, con l'estensione della batteria, di poter utilizzare massicciamente questo aggeggio qui per una giornata intera e ti avanzerà anche batteria. Con il suo DJI Mic versione 2 hai la possibilità anche in questo caso di poter fare blogging molto interessante con dei risultati incredibili. E l'altra cosa fighissima, ragazzi, lasciatemelo dire, è sicuramente l'Actic Track. Io se mi muovo, e in questo momento mi sta riprendendo l'Osmo Pocket di Barbara, se mi muovo, come vedete, ho una camera che mi riprende e posso muovermi senza nessun tipo di problema e il camera me ne prende. Hai veramente piacere di usarlo. Poi vi dirò dove si colloca nella classifica degli oggetti, tra quelli che vi farò vedere, che non potrei a questo punto lasciare a casa. Non è detto che sia questo, adesso vediamo gli altri. E aggiungo, dimenticavo, mentre cammellavo sul cammello, io le riprese sono riuscito a portarmele a casa. Cioè, vi faccio vedere sia in bassa luminosità, sia sul cammello, ha fatto la differenza questo oggetto qui, perché lo sfilavo dalla tasca e se avessi utilizzato una camera pur se stabilizzata non avrebbe fatto la differenza. Ho potuto utilizzare una camera 360 che adesso vi farò vedere, perché attraverso la stabilizzazione flow state sicuramente aiutava, ma tutto questo fino a quando c'erano le luci del sole, più tardi no. Bene, passiamo alla camera successiva. E l'altro oggettino che vi faccio vedere è qui dentro. L'altro oggettino è qui dentro. Non lo porto sempre in giro con me perché è diventato un po' l'oggetto delle gran menate negli ultimi anni. Io ho iniziato a utilizzare una roba del genere, ma di queste dimensioni, nel 2015.
Siamo nel 2024, ma quanta strada hanno fatto questi oggetti qui? Non l'ho cambiato nonostante sia uscita la nuova versione a fine 2023. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del mio DJI Mini 3 Pro. Non l'ho cambiato, ho deciso comunque di mantenere questo. Non entro nel dettaglio di tutte quelle che sono le questioni normative e via di seguito. Io vi posso dire soltanto che un oggetto del genere, che si può mettere anche in una tasca, questo è un drone sotto i 250 grammi, meno soggetto a tutta una serie di vincoli, di questioni normative e via di seguito, un oggetto del genere ti dà la possibilità comunque di realizzare delle immagini particolari, perché stiamo parlando di riprese aeree, hanno sempre un loro perché. Non lo porto sempre con me, non lo posso utilizzare in tutte le situazioni, verifico sempre i limiti eccetera eccetera, ma la domanda che voi mi potreste fare è: ne vale la pena? Beh, io vi posso dire sì, per me vale la pena avere un drone, vale ancora avere la pena un drone. Non vale la pena star dietro alla tecnologia e a tutte quelle che possono essere le uscite del prodotto nuovo, però avere un drone e avere la ripresa dall'alto fa la differenza. Per me l'esperienza di volo è un'esperienza quasi mistica. Quando sto volando è qualcosa di incredibile. Quando lo faccio cerco veramente di immergermi in una dimensione completamente diversa, e ho volato in diverse situazioni, non ho volato in tutte le situazioni dove avrei voluto, a volte ho avuto paura di volare, però comunque vi posso dire, io il drone comunque lo porto ancora con me, non rinuncio. E ragazzi, è giunto il momento di parlare di lei. La volete vedere? Insta360 X4. Vogliamo ottenere un effetto wow? Io questa veramente faccio fatica a lasciarla a casa. Sì, è vero, l'ho cambiata questa nel 2024, stiamo parlando di circa un mese che è uscita questa camera. È una camera che purtroppo per altre ragioni non ho potuto utilizzare. Sono partito con la Insta360 X2, con questa camera 360 sono riuscito veramente a fare delle cose incredibili, non solo in moto. Non so se vi ricordate la ripresa dal peschereccio, la ripresa sulla Skyway, quindi sul Punta Bronner, e quella situazione che mi ha dato la possibilità, attraverso il selfie stick di 3 metri, di ottenere davvero una ripresa incredibile che non avrei potuto ottenere con nessun'altra telecamera tranne che con un drone. L'ho utilizzata massicciamente per riprese in moto, e tutte le volte che voglio qualcosa di diverso che voglio ottenere quello che appunto chiamo effetto wow, utilizzo questa camera. Perché la X4? Perché comunque mi sono reso conto, lo ammetto, che in passato stavo sempre sacrificando qualcosa in termini di qualità. Anche con la X3, con la ripresa 5,7K, non ottenevo mai una qualità eccelsa, perché ovviamente stiamo parlando di una ripresa a 360 gradi che io poi vado a ritagliare, e quindi quel 5,7K diventava qualcosa di un po' tirato, insomma, no? Però comunque, insomma, ho ottenuto lo stesso dei bei risultati. Con l'8K, che non ho ancora avuto la possibilità di provare massicciamente, sto notando già dei risultati completamente diversi. Perché è una telecamera 360, per tante ragioni. Faccio fatica oggi a pensare perché no una telecamera 360. Io penso che per un viaggio, per delle situazioni che si vengono a vivere e a creare, avere la possibilità di non curarsi della ripresa, perché in questo caso sappiamo che la telecamera sta riprendendo in tutte le direzioni, e quindi solo in una fase successiva, quando vado a fare il reframing, ho la possibilità di decidere quale inquadratura scegliere, e con un'unica ripresa posso scegliere 2, 3, 4, 5, 7, 10 inquadrature diverse. Parlare di una telecamera 360 vuol dire veramente dedicare un solo video e diverso tempo per l'approfondimento. Io spesso
ho piacere anche di ispirarmi un po' anche a delle riprese creative che vengono suggerite da alcuni content creator stranieri, americani, che mi propongono veramente delle idee molto interessanti. Quindi entrare nel mondo della ripresa 360 vuol dire approfondire, decidere esattamente un po' come vogliamo raccontare un qualcosa, e davvero quando si dice che l'unico limite è la nostra fantasia è proprio vero. Io questa come telecamera da viaggio la considero davvero molto importante. Ovviamente non fa solo una ripresa 360, ma fa anche una ripresa come se fosse una camera normale con un 4K veramente incredibile, quindi utilizzerò in questo caso una lente o l'altra. In questo momento io ho le lenti premium montate su questa Insta360 e la cosa interessante è che queste lenti, mentre nei modelli precedenti tutto questo non era possibile, queste lenti io le posso svitare, le posso togliere, perché in molte situazioni so che comunque non la esporrò al rischio di caduta e voglio utilizzare in questo caso proprio il 100% della qualità di questa camera. Come vedete c'è anche la sua gabbia in metallo che la protegge, perché io questa camera molto spesso le faccio sfiorare l'asfalto e ovviamente ci sono sempre dei rischi, per cui ho messo il suo guscio in metallo protettivo. Che dire, gran figata, valutate voi, questo sicuramente fa parte del mio corredo e del mio setup 2024. Ma ovviamente parlare della Insta360, qualunque sia la versione, e non tener conto di quello che può essere ovviamente l'accoppiata. Non voglio parlare di bastoni, selfie stick, supporti e treppiedi, però ovviamente il bastone sta alla Insta360 in un modo imprescindibile, perché la particolarità di questo bastone, che è allungato a 120 cm, ti dà la possibilità di ottenere quello che nessuno ancora ci aveva proposto, ossia sta roba qui scompare, e scomparendo tu ovviamente ottieni dei risultati incredibili. E arriviamo a qualcosa di, se vogliamo, molto più tradizionale, ma per me assolutamente imprescindibile. Stiamo parlando di una mirrorless, questa è la Sony ZV-E10. È una telecamera con uno schermino assolutamente orientabile in tutte le direzioni. È una telecamera che in questo momento non vedete, c'è anche in dotazione il gatto morto, quindi è già dotata anche di un qualcosa che ti permette di fare vlogging, di fare delle riprese di un certo tipo. È una camera molto semplice, o meglio direi che è una mirrorless semplificata. Io ho avuto anche altre camere, abbiamo appena venduto una Sony A7S II perché ci siamo resi conto che era inutile, non la utilizzavamo. Questa camera perché per me è importante? Perché non esiste soltanto la ripresa con un ampio angolo, la ripresa sgrandangolata. Finora abbiamo visto l'Osmo, abbiamo visto una Insta360, ovviamente non considero il drone, però in molte situazioni durante un viaggio si ha il piacere di quell'immagine, di portare a casa quell'immagine con uno sfocato molto bello, la ripresa sul volto di una persona, la ripresa di qualcosa che sta accadendo, e in questo caso lo puoi fare con qualcosa dove ci sono degli obiettivi intercambiabili, perché la particolarità di questa camera è che appunto ha gli obiettivi intercambiabili. Io qui ho un Sony E1.8 da 11 mm, quindi potete immaginare 1.8, questo è un obiettivo straluminoso, super grandangolo, e questo l'ho utilizzato in diverse situazioni. Posso tranquillamente fare delle riprese in condizioni di luminosità scarsissima e ottengo veramente dei risultati meravigliosi. Oltre a questo obiettivo utilizzo un Tamron 28-75 2.8, già con quello riesco a fare molte cose, e abbiamo comprato anche un anello adattatore per utilizzare diverse ottiche che avevamo, quindi ottiche della Canon, ottiche fisse, e volendo in futuro si può aggiungere anche altro come dei tele molto spinti, eccetera eccetera. Questa è una telecamera che nasce proprio per soddisfare un'utenza che vuole la semplicità, vuole l'immediatezza, la portabilità, la leggerezza. Chi non ha avuto magari grandi esperienze per l'utilizzo di camere molto sofisticate, e questa è una camera che non ha bisogno, volendo, di grandi settaggi, può lavorare bene anche in modalità
intelligente, perché ti permette comunque di portare sempre a casa il risultato. Quindi questa era l'ultima camera che vi volevo far vedere. Quindi abbiamo visto la camera Insta360 X4, abbiamo visto l'Osmo Pocket, abbiamo visto il drone e infine la Sony ZV-E10. Quindi questo è il corredo 2024 che volevo condividere con voi. Se dovessi fare una scelta e dirvi a quale camera non rinuncerei, è veramente difficile, perché come vedete sono degli oggetti complementari tra loro, ognuno fa qualcosa di diverso, ma se forse c'è una camera che fa qualcosa che potrebbe in qualche modo soddisfare un po' tutto, in modo un po' diverso, non al 100%, poi te la metti in tasca e hai risolto, è questa. È la Insta360. Perché? Perché utilizzando un solo obiettivo comunque ho la possibilità di ottenere dei buoni risultati. Tra l'altro questa può essere anche appaiata con i microfoni DJI Mic, la posso sempre utilizzare come telecamera 360 e posso ottenere anche il famoso effetto drone con un selfie stick più lungo. Anche qui è veramente difficile fare una scelta di cosa porterei e cosa lascerei a casa, ma proprio tirata per i capelli sicuramente questa è la camera che farei fatica a lasciare a casa. Dove metto tutto questo? Come vedete stiamo parlando di oggetti abbastanza contenuti, non vi ho fatto vedere tutti i vari accrocchi, supporti, bastoni e bastoncini, però riesco a mettere tutto questo mediamente nella mia borsa Lovepro, e questa è una borsa che come vedete mi dà la possibilità di, con molta leggerezza e molta compattezza, di portarla con me in tutte le situazioni. Riesco a portarla in moto, ma soprattutto devo dire quando vado in moto ho avuto la possibilità di risolvere questo borsone da serbatoio che vi ho fatto vedere in un altro video. È il borsone della Burley, se non sbaglio si pronuncia così, che a me piace veramente tanto. Qui dentro io riesco a metterci quasi tutto, non tutto. Non so se questo video è stato utile per voi, spero comunque in qualche modo di avervi dato qualche spunto, qualche consiglio. È difficile scegliere l'attrezzatura giusta, però ovviamente ognuna fa un po' qualcosa di interessante. Per me, ripeto, portabilità, compattezza e la possibilità di essere pronta all'uso molto rapidamente sono davvero discriminanti di scelta. E anche rispetto al gimbal, anche qui è stata un'esperienza abbastanza combattuta. Ho rivenduto poi appunto quell'altro gimbal, quello più professionale l'ho tenuto, però ragazzi, avere la possibilità di avere un gimbal motorizzato in tasca ed essere pronto in 0, 1, 2, 3, in 4 secondi, questo è pronto, eppure la testa di gallina. Alla prossima!